Da sempre esistono domande alle quali l'uomo non è mai riuscito a dare una risposta. Domande del tipo: qual è il senso della vita? Esistono altre forme di vita, di alieni? E soprattutto, è possibile fare il training di un LoRa in modo semplice sul proprio computer? Rimarrete stupiti, ma oggi daremo una risposta a una di queste 3 domande. Ciao ragazzi, io sono Dan, bentornati sul canale. C'è un argomento che incuriosisce prima o poi tutti quanti. È un qualcosa che attira perché permette di personalizzare le generazioni in modo molto avanzato, permettendo di andare a recuperare un qualcosa che sarebbe praticamente impossibile da fare solamente col prompt. Sicuramente ognuno di voi si sarà imbattuto in questa cosa e mi riferisco a LoRa, in particolare al training dei LoRa. Ma partiamo dal principio. Che cos'è un LoRa? È l'acronimo di Low Rank Adaptation. Immaginate un modello come può essere Flux 2 Klein o Z-Image Turbo, Z-Image, quello che volete voi. Viene fatto un addestramento con un'enormità di dati. Ecco, fare quel training sul vostro computer è impossibile completamente, perché serve la potenza di un server per creare un modello. Oggi come oggi è totalmente impossibile immaginare di mettersi là a fare il training sul proprio computer con una scheda video, ma anche con 2 o 3 o quante ne volete voi, non sono comunque abbastanza per la potenza di calcolo che serve per creare un modello. In aiuto sono sempre arrivati i LoRa, perché con un piccolo addestramento e col proprio computer è possibile andare ad aggiungere giusto i parametri in più per dargli quelle informazioni che servono. A questo punto capite che i LoRa sono una specie di micromodello che si aggiunge al modello originale. Ovviamente se faccio un LoRa per Z-Image non andrà bene per Flux 2, così come un LoRa fatto per Stable Diffusion non va bene per One. Sono training dedicati a un modello particolare. In quali casi serve fare un LoRa? In tutti quei casi dove il modello non conosce o non fa bene determinate cose. Per esempio, Flux 2 Klein non sa chi sono io. Se io metto nel prompt il mio nome e gli dico di generare, non verrò mai fuori perché non sono all'interno del dataset usato per fare il training. Non sono abbastanza famoso per essere incluso in questi modelli. Se mettete ovviamente un attore di Hollywood, è facile che venga fuori, anche se stanno cercando di limitare queste cose perché non sono molto a favore di essere inclusi nelle generazioni di modelli e quindi dell'AI in generale. Ma come ben sapete esistono un'enormità di LoRa che permettono di aggiungere persone o oggetti o stili, situazioni, c'è un'enormità di applicazioni. In questa guida vedremo come utilizzare lo strumento che vedremo nella guida, che in questo caso è AI Toolkit, una web UI veramente semplicissima, con pochissimi valori da impostare, ma che vi permetterà di fare il training con un'enormità di modelli, quelli più famosi in sostanza, senza impazzire come si faceva con Koya. Non vedremo però come fare in dettaglio un LoRa, questo per un motivo molto particolare. Fare un LoRa è molto complesso. Ok, in questo caso abbiamo pochi settaggi, abbiamo un'interfaccia molto semplice e molto veloce, ma è tutto un insieme di cose che si devono incastrare fra dataset, caption, valori che impostate, modello e soprattutto il risultato che volete voi. Imparare a fare un LoRa significa fare tanti test, fare tante prove, informarsi molto e nessuno ha la guida definitiva su come fare un LoRa. È impossibile avere questo dettaglio, ma potete recuperare l'esperienza degli altri per mettere una base ai vostri LoRa. Perciò oggi vedremo come installare questo strumento, che ovviamente è sempre libero open source su GitHub, impostare i valori per fare il training e capire come partire in questo magico mondo del training dei LoRa e impazzire definitivamente. Perciò andiamo a vedere come usare AI Toolkit. Come tante altre volte partiamo dalla pagina di GitHub, a questo giro quella di AI Toolkit, questa interfaccia incredibilmente semplificata per fare i LoRa di moltissimi modelli, riducendo di molto tutte quelle impostazioni molto complesse che accompagnano il training dei LoRa in particolare, ma vediamo un po' come è fatta e come usarla. Allora,
Principalmente questa è la sua interfaccia, la vedremo fra poco. Fa da tramite a quello che succede sotto come elaborazione, quindi vi aiuterà a vedere un po' di informazioni sulla vostra scheda video, sul punto in cui è arrivato col training, su una serie di cose che vedremo fra un istante. Non faremo l'installazione manuale, ma per renderlo ancora più semplice useremo un'installazione automatizzata creata e consigliata anche in questa pagina, ovvero se noi clicchiamo qui andiamo su AI Toolkit Easy Install. Questa pagina è essenzialmente dedicata a questo file per farvi l'installazione con un avvio unico, una specie di BAT che vi fa tutto insieme. Come spiega qui, non serve il Python a sistema, non serve Venv, basta avviarlo e va. Questo perché fa tutto dentro all'interno della sua cartella, anche se ci saranno delle richieste esterne da installare, ma adesso lo vedremo. Se noi clicchiamo qui automaticamente parte il file da scaricare e principalmente, come vedete, c'è questo bet all'interno che adesso vediamo, ma una cosa importante che vi dice è non avviatelo come amministratore, evitate cartelle come program file, Windows o la cartella principale di C ed evitate come sempre percorsi troppo complicati, troppo particolari che potrebbero creare problematiche poi con il download dei file e tutto il resto. Cosa vi installerà automaticamente? Lo vedete qui. Installa o aggiorna Git e Node.js se necessario. Se avete già installato entrambi questi programmi potrete anche skippare l'installazione. Installa una cartella interna di Python 3.12, quindi lo specifica qua, non fa cambiamenti al sistema, non preoccupatevi. E dentro a questa cartella installa i PyTorch 2.8.0 con CUDA 12.8, sarebbero i CU128, con Triton e Hugging Face Hub per collegarsi all'hub di Hugging Face. Ma andiamo sul desktop a vedere questo file, lo scompattiamo, come preferite voi, non richiede programmi particolari, uso sempre WinRAR, e ci troviamo con questa cartella. La apriamo, dove possiamo trovare il file che dicevamo prima, AI Toolkit Easy Install. Allora, io Git e Node.js ce li ho già installati, salterò quelle installazioni, ma se non li avete voi installati sono gli unici programmi che vi chiederà di installare a sistema, perché Git verrà usato per fare determinati comandi Git e Node.js serve per l'interfaccia. Questi sono i due requisiti da avere a sistema. So che può dar fastidio installare qualcosa a sistema, ma non è nulla di così trascendentale. Lo avviamo, ovviamente vi avvisa sempre perché è un .bat ed è giusto che sia così, che vi avvisi qui .bat, e fate esegui. Lui apre la sua interfaccia, fa tutti i vari caricamenti. Vedete, adesso sta cercando se ho installato Git o se ho Node.js. Git lo avevo già installato e ce l'ho già aggiornato, mentre per Node.js sta cercando di vedere se c'è una versione più recente. L'ha trovata, però sinceramente a me non interessa aggiornarlo e posso senza alcun problema annullarlo, perché comunque sia una versione più recente. Vedete che ho la 25.7, adesso ho annullato. Loro sulla loro pagina dicevano di avere 18 se non ricordo male, esatto, qua Node.js superiore a 18. Comunque va avanti lo stesso se saltate queste due installazioni, ma dovete averli, cioè non saltate Git o Node se non li avete installati. Adesso ha messo su Python Embedded e sta facendo tutti i passaggi con pip, che sarebbe il package manager di Python. Ma se apriamo la cartella possiamo vedere che si sta pian piano popolando. Adesso qua sta scaricando i file. Ovviamente, vedete, soprattutto per i PyTorch ci sono un po' di giga da scaricare. Non fate partire questa cosa se non potete scaricare o se dovete andare via da lì a poco e spegnere i computer, perché se non avete una connessione molto veloce poi sarà un problema. Credo che si possa rifare l'installazione da capo, cioè se io qua la chiudo e poi riavvio ancora AI Toolkit Easy Install, probabilmente vede che ci sono già i file e non li riscarica, credo, però non sono così sicuro. I PyTorch pesano sempre veramente tanto, almeno 3 giga partono sempre. Considerate poi che ci saranno anche da scaricare i modelli, perciò parliamo di tanti giga da scaricare dopo. Ok, fatto questo passaggio, adesso sta preparando tutti i vari pacchetti. Poi la nostra cartella vera e propria sarà direttamente questa. Qui ci sono tutti i file che servono, ma qui ci metterà dei bet per poterla avviare. Vedete, sta mettendo i torch,
sta mettendo tutte le cose che possono servire per questa web UI, quindi non dovrete neanche preoccuparvi di aggiornare tutte le varie versioni o di capire che versioni avete, cosa aggiornare, perché fa tutto lui. E questa è una cosa molto utile, perché nella versione dell'installazione manuale molte cose bisognava farle manualmente e sapere cosa mettere, invece così se non sapete cosa toccare si va tranquillissimi. Quasi finito. Questi essenzialmente sono i requirements che solitamente vengono installati, anche se fate l'installazione di un nodo su ConfUI. Dentro al file requirements.txt ci sono sempre questi pacchetti con questa versione di fianco per dirgli: a me serve questa versione, quindi installa questa. Ok, ha finito, ha detto che ha creato lo start AI toolkit.bat e l'update AI toolkit.bat, quindi facciamo un tasto qualsiasi per uscire e vedete che ce l'abbiamo qua. Ora questo file qua non ci serve più perché ha finito l'installazione. Facciamo subito l'update perché magari così aggiorna qualcosa che può essere aggiornato, anche se non penso, ma solitamente si passa sempre dall'update prima. Lui fa un controllo generale di tutto quello che c'è dentro e se c'è qualcosa da aggiornare. Ripeto, tutti questi passaggi fateli sempre quando potete accedere a internet e quando potete scaricare cose pesanti, perché non si sa mai che pacchetti servono e cosa inizia a scaricare. Purtroppo non si possono stoppare questi download se non in modo violento e questa cosa non credo sia molto positiva fargliela fare. Ottimo, ha finito e facciamo sempre invio. Siamo arrivati al punto principale. Vedete che abbiamo la nostra cartella di AI Toolkit e il nostro Python Embedded. Tutto qua dentro, senza dover andare a fare cose in più, a impazzire su cose da installare, ma è tutto nella nostra cartella. Se voi non lo usate sul desktop, vi conviene fare tutto questo passaggio direttamente dove andrete a metterlo. In realtà adesso potete spostarla la cartella, ma considerate che questa cartella qui, anche se tutto sommato peserà poco al momento, qualche giga al massimo, ci metterà tantissimo a spostarla perché sono tanti piccoli file e quindi diventerà un po' più lagnoso. Se lo state mettendo su un hard disk o meccanico o un qualcosa che ha poco spazio, poi avrete problemi. Qua si può dire, aprendo questo file, dove deve andare a pescare i modelli, però è molto complessa questa cosa da impostare e soprattutto non è possibile dirgli text encoder dove andare a pescarli. Configurabile ma fino a un certo punto. Facciamo Start AI Toolkit BAT, vi apre queste due finestre che dovete lasciare aperte, lasciatelo fare perché a questo punto sto usando Node per fare tutto quello che gli serve. Lui farà la build ogni volta che avviate, quindi l'avvio di questa web UI non è istantanea, dategli un po' di tempo, è un po' come ConfUI, lasciategli fare, non preoccupatevi di quello che vi dice prima perché sono cose abbastanza normali per Node, se l'avete mai usato qualche volta per creare applicazioni o cose di questo tipo. Ignoratele completamente queste cose. L'importante è che non fa errori di qualche tipo particolari, perché questi sono avvisi, cioè qui avvisa che c'è un aggiornamento, ma non ce ne frega niente perché è stata fatta così questa cartella. Questi sono vulnerabilità che ha trovato dentro i pacchetti che sto usando, ma per il resto non sta facendo errori. Ok. Una volta finito la autoavvia e vedete ci avvisa che ci sono delle cose deprecated, ma non ci interessa perché è stata fatta così la cartella e non è un problema nostro. Una volta aperto ci troviamo qui davanti a questa semplicissima web UI. Prima interfaccia che cos'è? È proprio le statistiche sulla vostra scheda video o le vostre schede video, perché uno potrebbe avere più schede video insieme. Vi dice i dati che possono tornare utili in queste situazioni, cioè la temperatura, quanto è carica la GPU, quanta memoria della GPU è utilizzata al momento e anche quanta energia sta consumando. Se noi andiamo in settings, non abbiamo tantissimi settings, abbiamo l'Hugging Face token, che è praticamente il token di lettura da Hugging Face, il training folder path, ovvero dove metterà i LoRa che vi creerà praticamente. Qui potete anche metterli su un altro disk se volete, se no lui li metterà in output, e il dataset folder path, ovvero dove salverà il dataset di immagini che create per un determinato LoRa. Un dataset ovviamente può essere usato per più LoRa, non è dedicato a un LoRa singolo. Quindi se avete una cartella con 500 immagini, una cosa esagerata, e avete un hard disk dedicato, potete dirgli che
la cartella dataset la dovrà creare su quell'hard disk, però considerate che quando voi fate il dataset lui le copia dove gli avete detto voi, quindi non prende il percorso di dove gli date le immagini. Non so se è chiara questa cosa, poi lo vedremo in dettaglio, ma visto che siamo già qui, una cosa che vi conviene fare è mettere il token di Hugging Face. Per far questo andiamo su Hugging Face. Dovete essere iscritti ovviamente, perché altrimenti non potete accedere a questa cosa. Qua in alto fate il vostro avatar, scendete e fate Access Tokens. Qui rimettete la vostra password. In questa pagina potete creare i token di accesso. Fate Create New Token, andate su Read e magari per comodità la chiamate AI Toolkit e fate Create Token. Qui ovviamente voi vedrete il token intero, adesso io lo oscuro, anche se poi lo cancellerò comunque, quindi è indifferente, però mi raccomando fate copy perché non vi farà più copiare questo token una volta creato, ma non è comunque un problema perché vedete io ce l'ho qua e non posso più aprirlo, posso solo dirgli invalidate and refresh o delete. Se io gli dico invalidate and refresh, gli dico ok, me ne crea un altro, quindi non c'è nessun problema, voi lo copiate o altrimenti se preferite lo cancellate e ne create un altro nuovo. Ma una volta creato torniamo su AI Toolkit, lo mettiamo qua, facciamo incolla, ovviamente lui ve lo oscura e fate Save Setting. Servirà perché alcuni modelli, anche se li scarica in automatico, ha bisogno di avere un token di lettura dalla vostra pagina di Hugging Face, soprattutto quelli che chiedono l'ok dall'agreements, come possono essere quelli di Flux. In questo caso siete a posto, sicuramente ve li scarica. Al massimo se non lo fa, andate su Hugging Face, cercate il modello, date l'ok all'agreements e così siete sicuri che inizia a scaricare. Come dicevo, quelli di Flux spesso hanno questa cosa da accettare per scaricarli. Poi dataset. Qua carichiamo le immagini. Quando voi create un dataset, gli date un nome, test. In questo modo, se voi fate add images, potete o fare il drag and drop e buttarle dentro, oppure cliccarci sopra e caricare un'immagine. Adesso ho caricato 4 immagini a caso, ma sono i loghi che ho fatto delle mie app. Se torniamo sulla pagina di AI Toolkit e andiamo qua sotto, dove parla di dataset, spiega che i formati consigliati sono JPG, JPEG e PNG. WebP al momento dei problemi. Ora non so se questa pagina viene aggiornata anche nel README nel tempo, perché effettivamente non sempre ci si ricorda di aggiornare il README quando si fanno dei cambiamenti, però potrebbe essere. Quando voi caricate le immagini, vi faccio un esempio, adesso io ho messo queste 4 e ho creato il dataset chiamato test. Vado nella cartella, non ho cambiato il percorso, quindi qua ho dataset, lui ha copiato queste immagini qua dentro, esattamente come erano, ha lasciato lo stesso nome anche. Una cosa che può tornare utile e forse sarebbe meglio fare è, come dice qua, chiamare image 1, image 2, image 3, perché in questo caso poi avremo il caption paritario con lo stesso nome. Lui lo farà comunque, ma con questi nomi che si è beccato mettendoli dentro. Ma conviene rinominarli e chiamarli in quel modo lì, ad esempio image, e magari dirgli, ovviamente poi ci sono sistemi più veloci per rinominare, ma adesso è per farvi un'idea. Se torno qua nei dataset e apro adesso, questi sono chiamati image 1 e image 2. Ovviamente poi lo faccio anche per le altre due. Questi sono in PNG e quindi gli vanno bene. Ora, per fare i caption c'è un mondo, perché non è uguale per ogni modello, non è uguale per ogni LoRa, non è uguale per qualsiasi cosa potete metterci in mezzo. Perciò è inutile che io vi dica come farli, perché se voi cambiate modello, cambiate stile, cambiate utilizzo per come verrà usato il LoRa, tutto quello che è stato detto non ha più valore, perché potrebbe cambiare drasticamente. Perciò o li fate a mano e li scrivete qui, oppure ci sono tanti sistemi automatizzati, però non li vedremo adesso, ma quei sistemi automatizzati vi creeranno dei TXT e quei TXT, per esempio se qua scrivo logo, lui automaticamente mi ha creato lo stesso paritario, vedete? Magari quei sistemi automatizzati potete farlo con ConfUI, potete farlo con dei programmini appositi, vi creano questo, un file TXT con la spiegazione di che cosa c'è nell'immagine, però non è solo la spiegazione dell'immagine, è un qualcosa che richiede anche tanti test in base alle immagini che avete messo. Perciò questo lato rientra un po' come le impostazioni dei LoRa. Oggi non vedremo come fare un LoRa perfetto perché vi dico la verità,
neanche io ho l'esperienza su come fare un LoRa perfetto, dipende da un'enormità di variabili, però vi faccio vedere come iniziare a farli. Una cosa che si può mettere qua, come spiega qui, è la trigger word, e lui spiega che è possibile aggiungere la parola trigger, ovvero così, la copiate e la mettete se avete la trigger word nelle impostazioni, la vediamo dopo. Anche questa cosa qui non è chiarissima su qualsiasi tipo di LoRa, perché alcuni pensano sia utile la trigger word, altri pensano si possa completamente evitare, anche se viene usata non è così chiaro come usarla qua dentro. È un mondo molto complesso quello dei LoRa, non è così semplice. Dare delle informazioni sicure su qualcosa di così veramente delicato, perché bastano poche variabili diverse che un LoRa viene assolutamente pessimo oppure stupendo. Perciò dovete testare tante cose e tanti LoRa, ahimè. Una volta che avete fatto il caption su tutti, io adesso lo copio uguale a tutti, ma non funziona così. Non è in questo modo. Pensate che alcuni anche non li mettono proprio i caption. Sono filosofie di generazione, non è nulla di così certo. Possiamo andare sul New Job e qua abbiamo tante impostazioni, ma nulla a confronto di Koya e di cose viste in passato. Impossibile vederle tutte per un semplice motivo. Quando cambiate il modello, e vedete che qua è il lato forte di questa interfaccia, l'avere tantissimi modelli qua dentro, automaticamente cambiano le impostazioni. Non tutte, però alcune. E cosa buona, le imposta già su una base abbastanza utile. Non perfetta, perché sarebbe fantastico, ma se voi trainate un LoRa con queste impostazioni, non è certezza che venga perfetto, ma partite da una buona base. Ma vediamo poco alla volta. Allora, in Job abbiamo il nome del LoRa. Qua solitamente vi conviene, secondo me, mettere il nome del LoRa. Io metto test, ma vabbè, voi mettete quello che volete. Il nome del modello, così sapete da dove sta arrivando questo LoRa. Ed eventualmente, se alcuni modelli si dividono fra l'image to video, il text to video, dato che ci sono modelli diversi alle volte, scriverglielo dopo. In questo caso no, perché è uguale, ma mettergli V1. Così sappiamo che una volta che ha finito, la cartella verrà chiamata test flux2 clean 4b V1, è la mia prima versione. La GPU io ne ho solo una, quindi metto quella. La trigger words è quella che dicevamo prima. A fianco a determinate cose ha messo il punto di domanda e qui cerca di spiegarvi un pochettino in modo avanzato cosa potrebbe essere. Spiega che è opzionale. Questa sarà la parola, il token usato per triggerare il tuo concept o carattere. Quando usi la trigger words, se non l'hai già aggiunta, diciamo, nel caption, te la aggiunge lui automaticamente. Quindi quello che ho fatto prima io viene fatto automaticamente. Se non metti il caption, lui automaticamente metterà la trigger word, quella che mettete qua dentro. Oppure, al contrario di quello che ho fatto io prima, potete spostarla dove volete voi la trigger. E vi spiega che non verrà automaticamente aggiunta al vostro prompt di test. Perciò se qua voi volete nel dataset cambiarla, invece che metterla all'inizio, metterla dentro a un contesto dove spiegate le varie cose, la spostate direttamente. Qui ovviamente attenzione a quando vi spostate nell'interfaccia, perché se non fate create job resetta tutto ogni volta che cambiate una scheda. Ma vabbè, adesso eravamo all'esempio, la trigger words, potete mettere quello che volete, in questo caso metto test, ma scegliete voi cosa mettere. Modello, avete tutti questi modelli qua. Ovviamente è dato per scontato, non sono nella cartella questi modelli, se no peserebbe veramente un'infinità. Quando li selezionate, per esempio qua in image, non parte a scaricarlo. Parte a scaricarlo quando fate partire il training. Quindi considerate che il primo pezzo del training è il download del modello. In alcuni casi è il singolo file safe tensor. In altri vi scarica il repository da Hugging Face. Per esempio Ostris, che è quello che ha creato questa interfaccia, ha alcuni modelli su Hugging Face. Se voi selezionate WAN 2.2, tipo questo, l'image to video, quando fate partire il training, lui vi scarica questa cartella, tutta di colpo. E guardate qua, sono circa 60 giga di botto. Fate attenzione perché è la parte peggiore quando fate partire il training. Poi vabbè, ci vogliono le sue ore di training, ma se vedete che non fa nulla, considerate che sta scaricando i modelli. Queste impostazioni qua sotto sono relative
al modello che avete selezionato. Non sono uguali per tutti, vedete che per alcuni ci sono, per altri no. Solitamente ci sono per i modelli grossi, per esempio se voi selezionate One 2.2 si aggiungono anche altre cose perché vabbè poi adesso vediamo in dettaglio, ma l'OVRAM è praticamente certo che dovete usarlo perché o state usando RAM pod su schede video molto ma molto potenti oppure dovete attivarlo per fare in modo che non superi 24 GB di VRAM, questo sicuro da lasciare attivato. Il layer offloading nei modelli che ve lo fa attivare è una cosa sperimentale, vedete che c'è il simbolo da laboratorio e qua vi spiega che aiuta a fare un offloading su schede video che non hanno abbastanza VRAM, però è una cosa sperimentale, quindi non è detto che poi vada bene. Quando avete scelto il modello, per esempio rimaniamo sul nostro Klein Base 4B, qui potete dirgli il path. Questo percorso, se voi volete farlo personalizzato, deve essere con lo stesso file che lui scarica. Alle volte potrebbe essere lo stesso file che avete scaricato per ConfUI, mentre altre volte, come dicevo, potrebbe essere il repository. Per saperlo, una cosa che secondo me conviene fare è lasciarlo così, far partire il training, farlo scaricare a AI Toolkit, dopodiché lo fermate, prendete quella cartella, la mettete dove volete voi e gli date il path di dov'è il file. Però attenzione che questo path non deve essere troppo lungo, non deve avere caratteri strani, non deve avere cose dentro che gli danno fastidio, perché altrimenti non parte a fare il training. Perciò occhio a dove mettete i file se volete cambiare la cartella del modello, ma rimane sempre un problema che non vi fa scegliere dove mettere il text encoder, perché lui scaricherà anche quello. E per alcuni modelli è un problema perché pesano tanto anche quelli, però tipo in questo caso abbiamo messo Klein Base, si è aggiunta anche questa opzione, ma fortunatamente ci mette sempre il punto di domanda per capire qualcosa di meglio. Ripeto, questa guida non è per fare un LoRa perfetto per un modello particolare, è per imparare a usare AI Toolkit di base. A seguire abbiamo la quantizzazione per il modello e per il text encoder. Di base lui mette float 8, ma se voi volete potete abbassare e andare su versioni con quantizzazioni più basse per andare incontro anche alla vostra scheda video. È ovvio che si abbassa la qualità, di conseguenza è abbastanza normale, però magari su alcuni modelli veramente tanto pesanti conviene, perché tipo One è estremamente difficile che riusciate a fare un training su una scheda video normale. È quasi necessario usare una scheda video con tantissimi giga di VRAM, però tipo Klein Base ce la fate in float 8, magari altri dovete scendere sul test encoder o scendere sul transformer. Il target type dipende cosa volete fare, ma principalmente si fanno LoRa, a meno che non avete necessità di passare ai LOCR, lasciate pure LoRa. E il linear rank, anche questo è un altro di quei valori che non si può scegliere così a caso. Poi vi farò vedere altre impostazioni che si possono mettere che qua non sono visibili, ma che si possono comunque impostare. Il save si può lasciare benissimo su BF16 perché è quello diciamo più ottimizzato fra FP16 e FP32, ma se avete necessità potete anche cambiarlo. Save every è in base agli step che mettete qua, cioè lui salverà un LoRa in questo caso ogni 250 e questo cosa permette che avrete una varietà di scelta quando finirà di fare il training, però il valore che c'è dopo gli darà un limite, nel senso che ok, lui mentre fa il training arriva a 250 e salva, arriva a 500 e salva, arriva a 750 e salva. Se succede qualcosa che si spegne il computer o salta qualcosa, voi avete comunque questi 3 LoRa salvati. Se invece arriva alla fine e termina il training, lascerà gli ultimi 4, che saranno il 3000, quello che arriva prima, poi quello che arriva prima, ancora prima, così avete gli ultimi 4 disponibili. Se volete cambiare questa cosa potete metterla qui. Considerate che il salvataggio prende tempo. Se volete evitare che si fermi a fare salvataggi, potete metterne di meno o potete dirgli che ne lascia solo pochi, ma è meglio sempre avere un paracadute e considerate che non è detto che l'ultimo LoRa sia il migliore e questo apre comunque un altro mondo perché non per forza l'ultimo che salva è quello uscito meglio, potrebbe essere quello prima, potrebbe essere quello ancora prima. Per questo vi dà l'opportunità di testare gli ultimi 4. Addirittura sarebbe meglio lasciargliene anche di più per vedere se magari prima ha avuto risultati ancora meglio. Tutta questa parte non la vediamo.
perché è proprio il cuore del training. Per vedere meglio questa cosa, io vi consiglio di seguire direttamente Ostris, perché lui è il creatore di questa interfaccia ed è anche un grande, perché ha aperto il suo canale YouTube e vedete i vari video, spiega come fare il training per ogni modello, perciò vi aiuta ad avvicinarvi al training e a capire i valori base e come impostarli. Vi dico la verità, nella maggior parte dei tutorial, ma non per forza così per tutti, non tocca molto. Cioè lui imposta il modello e lo lascia così, al massimo cambia il rank, vi spiega perché, comunque vi spiega meglio tutti i vari valori, ma non c'è molto da impostare sinceramente. In ogni caso, io quello che vi consiglio è: voglio fare il LoRa per LTX2? Ok, ho il video che vi spiega come fare il LoRa. Voglio farlo per Flux2? Eccolo qua. Voglio farlo per WAN 2.2? Eccolo qui. Perché lo lascio a lui? Perché sono cose molto complesse e vi dico la verità, anche seguendo i suoi video non sempre ho avuto dei bei risultati. Perché non può essere solo un video a dirvi come fare un LoRa. Un LoRa è un mondo che si apre. Dipende dal dataset, dipende dal caption, dipende dalle foto appunto che avete messo, dipende dai valori che impostate poi e tutto quanto. Perciò qui si apre la vostra conoscenza nel voler approfondire per ogni modello in particolare, perché quello che viene detto per Flux 2 Klein 4B non va bene per il 9B e non va bene per il 2 Dev, anche se magari si assomigliano. Scendiamo e troviamo questa parte che è relativa al dataset. Io il dataset l'ho già creato, ma potrei averne anche più di uno, quindi se qua volessi scegliere avrei il menu per poter scegliere. Ora, perché mi dice anche control dataset? Perché dipende dal modello. Alcuni modelli di oggi vi fanno fare anche l'editing delle immagini, perché se io metto Flux 1 sparisce il control dataset. Se io rimetto Flux 2 o Flux 2 Klein o metto Qwen Image Edit, eccolo qua, c'è sempre questo control dataset. Che cos'è questo control dataset? È praticamente se dovete fare un LoRa che fa editing di immagini. In questo caso dovete mettere le immagini prima dell'editing e dopo l'editing, così da fargli capire che questo LoRa andrà a fare questa cosa. Cioè, per esempio, potrei creare un nuovo dataset con le stesse immagini ma senza le scritte. È un esempio proprio a caso. Sarebbe meglio se ci fossero delle persone o delle cose così dove magari sono tutte con i capelli mori e nel dataset di editing le faccio tutte con i capelli corti biondi, per fargli capire che con questo LoRa quello che dovrà fare è applicare questo effetto ai capelli. E in questo caso metterei qua prima e dopo, per farvi un esempio. Questa cosa crea un po' di problemi nel fare i LoRa per questi modelli nuovi, perché è un mix di tante cose che può fare il modello. Può sia fare uno stile, può sia fare un oggetto, una persona, oppure fare questa cosa qui. E non è così semplice riuscire a farlo. Bisogna fare tante prove e soprattutto avere dei dataset molto belli corposi. Io credo che 20 immagini non bastano più, forse bastavano per Flux One. Per quelli nuovi bisogna avere veramente tante immagini. Qua abbiamo alcuni settaggi come il cache latent, il regularization, il flipping, se volete fare che le immagini vengano specchiate orizzontalmente o verticalmente, e poi che risoluzione applicare. Ecco, tutte queste cose sono relative anche al modello che state usando, perché se state facendo un LoRa per One, da quello che ho capito 1024 è veramente impegnativo, bisogna scendere un pochettino e per alcuni modelli si può stare sul 512, però è tutto relativo al modello. E anche questi settaggi qui vengono spiegati da Ostris quando servono. Però vi dico, in generale tocca veramente poco in base al modello che è stato impostato, perché già il modello in sé va a modificare le cose. In ogni caso di fianco avete sempre le spiegazioni. L'ultima parte invece è relativo ai prompt di test che fa ogni tot. Ora lui vi mette di base una sfilza di 10 prompt, però sono anche tanti. Cosa significa questa cosa? Significa che arrivato al sample che direte voi, in questo caso al 250, lo stesso dove salva, di base è paritario, si fermerà, salverà il LoRa e partirà a fare queste generazioni, come se fosse su ConfUI o su altre web UI. Lo farà col prompt che gli dite voi,
con l'altezza e la larghezza che volete voi, qua di base è quadrata 1024, un seed a caso e il LoRa se volete cambiare lo scale, che sarebbe lo strength che vedete su ConfUI. In questo modo potete vedere come sta andando il LoRa, perché poi durante il training avrete la scheda con queste generazioni e se lo sta applicando bene. Considerate comunque quanto va a influire questa cosa sulla generazione, perché quanto ci mette il vostro computer a generare con questo modello normalmente, qua lo farà agli step che gli dite voi, col width and scale, con il sampler che volete, per darvi un'idea. Allora, secondo me si può anche evitare di farlo questa cosa, togliete tutto, però dovete avere un feedback di quello che sta facendo. Se non lo fate, non sapete a che punto è l'ora, se lo sta facendo bene, se lo sta facendo male. Io tramite questo vedevo che alcuni LoRa che stavo provando stavano venendo una schifezza e a quel punto li ho fermati. Deve essere comunque coerente col dataset che avete fatto, con il LoRa e con eventualmente la trigger words, come dicevamo prima. Quindi dovete rifare i prompt e tutto. Potete aggiungerli, toglierli. Se cambiate il modello, per esempio torniamo su Klein, compaiono anche queste immagini, perché come dicevo prima, questo modello fa anche edit delle immagini. Se per caso voi avete fatto il dataset, come dicevamo prima, qua li potete mettere un'immagine simile e vedere se lui applica questo LoRa nel modo giusto, perché a quel punto diventerebbe un image to image e cercherebbe di applicare il LoRa. O potete aggiungere più immagini e vedere se in base all'ora che state facendo arriva al risultato che volete voi, perché dipende tutto da come state creando questo LoRa e che finalità avrà, perché oggi come oggi un LoRa può fare veramente di tutto e capite com'è praticamente impossibile farvi un'unica guida che vi spieghi come fare un LoRa, perché o si fa come Ostris che vi fa un video per ogni modello, però vi dico la verità, bisogna avere veramente una conoscenza molto ampia per sapere come fare il training per ogni modello e soprattutto fare migliaia di test, perché non basta un LoRa, bisogna fare tantissimi LoRa sperimentando con le variazioni e testando, perché a quanto pare non c'è una linea precisa teorica perfetta, perché se ci fosse non avremmo tutti questi campi da compilare, anzi questi sono anche pochi, perché quando era l'epoca di Koya c'era l'inferno quando si faceva un training. Fatto tutto questo, comunque avrete sempre il Show Advanced. Se voi lo cliccate, vedrete proprio il file che dà poi tutte le informazioni al training. Vedete, c'è tutto quello che avete già messo, però in formato, chiamiamolo, di codice. Cosa si aggiunge? Questa parte qua che vi permette di impostare qualcosa in più sull'ora, mentre qui vi mette solo il linear rank, che è questa parte qua. Potrete anche andare a cambiare il conv e il conv alpha. Per il resto c'è qualcosa in più che potete mettere, però in generale quasi tutte le cose che vedevate di là le trovate anche di qui. Dipende come siete più comodi voi. Fatto quello che volevate fare, si fa create job. A questo punto lui non è partito, perché ha solamente messo in coda questo training, diciamo. Voi potreste fare un sacco di lavori da mettere in partenza, ma lasciarlo lì, non farlo partire subito, perché magari non potete adesso, volete farlo partire a una certa ora o eccetera. E vedete che si sono creati queste icone qui in alto. Se io vado nella dashboard non mi dice ancora niente, non c'è nulla in coda. Ovviamente se faccio il mio job ne creo un altro. In training QE ho il mio LoRa fermo. Se ci clicco sopra torno qua, invece qua di fianco ho tutte queste icone che vedevamo prima, ovvero ho questa con l'occhio che fa la stessa cosa che devi cliccarci qui, ho la matita se lo devo modificare e posso aggiornarlo poi eventualmente, poi posso cancellarlo, oppure ho quest'iconcina che mi dice clone job oppure segnalo come stoppato, perché magari voglio fare più versioni di questo senza modificare questa versione qua e faccio clone job, questo lo chiamo V2, faccio create job e in training ho le due versioni e poi scelgo io quale far partire. Per esempio faccio qua play, mi dice che adesso è in coda. Ovviamente siccome non l'ho fatto partire prima gli devo dire io che parte, perché automaticamente sarebbe partito prima se facevo play, ma siccome sono passato su un'altra interfaccia faccio start e diventa verde. Ahimè qua dà veramente pochissime informazioni. Le informazioni soprattutto le dà qui nella dashboard. Se voi cliccate dentro nel vostro job
qua deve iniziare a dirvi che sta facendo qualcosa. Adesso vedete che parte e come prima cosa dovrebbe partire a scaricare il modello, ma i feedback che vi dà nel prompt dei comandi sono praticamente zero. La maggior parte delle cose ve le dice qua all'interno di questa finestra. Vedete, adesso sto dicendo running one job. Qui non dice una cippa di niente. Ora fra poco partirà a farmi il download vero e proprio del modello. Ok, vedete che ha fatto la parte iniziale. Dategli tempo perché in alcuni punti potrebbe essere molto lento ed è il file di configurazione che abbiamo visto prima, lo vedete? E ora sta partendo a scaricare il modello di Flux 2 Klein Base 4B. Nel frattempo che scarica vediamo che qui in alto ci sono altre schede. Sample qua farà vedere tutte le generazioni che ha creato mentre sta facendo il training, quelle che vedevamo prima dove mettete il prompt e le impostazioni varie, così arrivato a un certo step, oltre a salvare vedrete se ha generato in modo buono. Mentre qua abbiamo il loss graph, questo è per darvi un'idea di come sta procedendo il training. Sono cose un pochettino avanzate queste, però queste informazioni possono essere molto interessanti. Se vi prendete molto come training di LoRa, avere queste informazioni può essere utile per i training successivi o per chiedere aiuto a chi fa training in modo un po' più avanzato, saper gestire quindi un qualcosa se sta andando bene o se sta andando male. E poi vabbè abbiamo il config file, che è quello che vedevamo prima. Ora vedete ha scaricato il file del modello, che in questo caso è proprio unico, che potrebbe essere lo stesso che usate con ConfUI alla fine, mentre per il text encoder sta scaricando la versione col model 1D3, 2D3, quelli che solitamente ci sono nei repository di Hugging Face che non usiamo su ConfUI. Se vi state chiedendo dove sta scaricando questi dannati file, perché se io apro la cartella di AI Toolkit non vedo questi file, dove cavolo sono? Questa è una bella domanda, perché dovete andare in quest'altra cartella, esattamente qui, ovvero vostra cartella C, utenti, il vostro utente, .cache, Hugging Face, in hub, magicamente scoprirete di avere tutti questi file. E qui vi sta scaricando i file per AI Toolkit. Lui di base lo mette qua. Sta scaricando tutti i file e se io entro in Qwen3 e vado in snapshot, poi qua, ho tutti i file come in repository. Se io vado su Flux 2, snapshot, ho questo file qua. Se voi copiate questa cartella e la mettete dove volete voi, poi potete dirgli usa questa cartella perché la riconoscerà come la vuole lui. Beh, è inutile che faccio generare perché l'ho fatto proprio a caso, quindi faccio stop. A questo punto potete farlo partire da quella cartella in particolare e non averla direttamente su C in un'altra. Questa forse è la cosa più brutta di AI Toolkit, perché non scarica i modelli nella sua cartella, ma li scarica su C, su questa cartella di cache di Hugging Face. Per cambiare questo percorso è un po' un delirio. Vi conviene farglieli scaricare e poi spostare dove volete voi, però cosa succede? Che tipo Qwen non potrete dirgli di usarlo da un'altra parte. Vi permette di farlo col modello principale, ma non con Qwen o con tutti gli altri text encoder. Io adesso l'ho stoppato, però come dicevo prima qui avreste avuto i sample. Ok, è già partito a farne uno, ne avrebbe fatti 4 iniziali e poi sarebbe partito a fare il training, perché così vi fa un'idea, come per dirvi ecco così è senza LoRa e poi vedi com'è man mano, e anche il loss graph qua si sarebbe popolato nel tempo e così via. Una volta finito avreste avuto in questa cartella output il file, vedete ha già comunque creato la cartella e qui ci sarebbe stato, al di là di tutto questo che poi vi può tornare utile per tenervelo, vi avrebbe messo il nome MyFirstLoRa in questo caso, vabbè, nelle varie versioni, e quella senza il numero in fondo è l'ultima, cioè lui, quello che si chiama così è l'ultima versione, poi vi mette le 3 precedenti per un totale di 4 come avevamo visto prima. Quando dovete chiudere AI Toolkit dovete fare questo, perché altrimenti vi fa problemi la volta dopo, perché vi crea un file che dovete cancellare a mano, ma vi conviene farlo così. Non c'è un modo qua nell'interfaccia, dovete aprire il prompt dei comandi, questo, e fare CTRL-C e ancora CTRL-C. A questo punto lui ha chiuso, diciamo, la sua sessione. Qua dietro vedete vi fa un errore di loading, potete chiuderlo e ora sicuramente AI Toolkit è chiuso, potete avviarlo nuovamente la volta dopo dal vostro
Start AI Toolkit Beta. Questo potete fare un collegamento dove volete voi e poterlo avviare anche magari dal desktop. E questo era per usare AI Toolkit. Ora avete in mano le basi per poter generare con qualsiasi modello, e in bocca al lupo, perché è il Far West riuscire a fare un buon LoRa in locale con tutti questi modelli, con tutte le varietà di adesso, riuscendo a fare qualcosa di buono, diciamo. Se all'epoca avevate pasticciato con Koya, poi con FluxGym e tutte quelle altre interfacce comunque basate sull'idea di Koya, vi ricorderete quanto era complesso impostare tutto. Ma non tanto perché bisognava impostare tutto quanto, ma perché non si aveva un'idea di dove mettere le mani. Ora, con AI Toolkit si è semplificato tantissimo il percorso, in alcuni casi secondo me anche fin troppo, però almeno dà la libertà a tantissime persone di avvicinarsi e capire meglio questo mondo. Come dicevo all'inizio, non è un mondo dove si clicca e si genera, come facciamo su ConfUI o su altre web UI. È un mondo dove è necessario fare tantissimi test, avere un'idea ben precisa di dove si vuole arrivare, creare un buon dataset, capire bene come fare i caption per il proprio LoRa, perché se voi prendete l'esempio di un LoRa per un personaggio, non può essere applicabile al medesimo modo per un LoRa che poi farà da stile. Sono due cose diverse, vanno gestite in modo diverso. Poi questo mondo, siccome è completamente astratto, è facile che vi verrà comunque bello allo stesso modo. Partire dall'idea di qualcuno non per forza vi darà un brutto risultato. Una cosa però che vi consiglio, come si fa sempre in questo mondo, è fare tentativi vostri. Voi partite con un training, vedete come viene fuori e poi da lì create la vostra esperienza di training. È ovvio che questo porta con sé una cosa scontata, ovvero ore e ore di training, perché per i modelli più piccoli, come può essere per esempio Flux 2 Klein da 4 miliardi, potrete avere un tempo ragionevole. Se già vi spostate su modelli più grossi, aspettatevi ore di training. E tutto è legato alla vostra scheda video principalmente, e poi anche nei casi in cui riesce a farlo all'offloading sulla RAM. Però pensate che è meglio in questi casi fare il training soprattutto sulla scheda video, perché così le tempistiche rimangono accettabili. Siccome parliamo di training, ovviamente lasciate perdere se avete una scheda video con pochi giga di RAM, perché sarebbe un suicidio, a meno che non scendete tanto di qualità o usate modelli veramente piccoli. Ma come sempre testate voi, vedete se riuscite a farlo, vedete come vi trovate. Io penso che questo sia un tool veramente semplificato per fare il training dei LoRa rispetto a quelli passati. Ha tutto dentro, è compatibile con un'enormità di modelli, è gratuito, quindi non dovete spendere crediti ovunque, ma ovviamente dove non spendete da un lato avete la richiesta hardware dall'altro. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e magari ditemi nei commenti se riuscite a fare il training o siete riusciti a fare un buon training con un determinato modello. E legato a questo ricordatevi che c'è il server Discord con il canale dedicato ai LoRa, così se volete condividere le impostazioni o direttamente il file di configurazione di un training in particolare per aiutare gli altri o chiedere consigli, sapete che c'è il luogo dedicato. Ma se volete far crescere questa pagina e supportarla, ricordatevi che c'è la pagina Patreon, dove metto in anticipo sempre i workflow legati alle guide che farò, così che potete iniziare a utilizzarli prima che rilascio la guida ed essere già sul pezzo. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!